Ciao, bentornato sul mio canale YouTube, io sono Marco Cosso e anche oggi parleremo di allenamento e sospensione. La scorsa volta abbiamo visto la storia, abbiamo visto quali sono i principi di base dell'allenamento con il TRX, oggi invece vorrei parlarvi di ciò che troviamo in letteratura scientifica a riguardo. Cosa ci dice la scienza sull'allenamento con il TRX? Beh, diciamo che non troviamo una mole incredibile di studi, anche perché non sarebbe neanche così necessaria, non troviamo neanche degli studi che ci diano chissà che tipo di informazioni, ma in realtà possiamo estrapolare qualche dato interessante che possiamo utilizzare nei nostri allenamenti. Oggi, per semplificare e anche per non dilungarmi troppo perché sarebbe noioso e poco utile, farò riferimento a una review che è stata pubblicata online nel 2018 e è stata pubblicata quest'anno su Sport Biomechanics. In questa review sono stati inclusi 18 studi che hanno utilizzato l'elettromiografia di superficie per analizzare l'attività muscolare durante certi esercizi con il TRX e hanno poi comparato questa attività muscolare con quella degli stessi esercizi mai eseguiti in forma tradizionale. Prima però di parlarvi di ciò che è utile, vorrei in realtà parlarvi dei limiti di questa review. Anche gli autori infatti ci consigliano di interpretare con cautela i dati degli studi. Questo perché ci sono delle differenze nella rilevazione del segnale e ci sono delle differenze anche nelle procedure di normalizzazione del segnale. Soltanto 3 studi su 18 infatti hanno seguito le linee guida europee per la rilevazione elettromografica di superficie. Per analizzare l'attività muscolare è stato calcolato un valore in percentuale rispetto a una massima contrazione isometrica volontaria. Questo valore può essere ottenuto con differenti procedure. Alcuni autori hanno utilizzato delle contrazioni rapide ed esplosive, altri autori hanno utilizzato delle contrazioni lente e, ehm, e più lunghe. Questa procedura in realtà sembrerebbe anche la migliore per poi comparare i dati elettromografici. Alcuni autori invece non hanno neanche specificato che tipo di procedura hanno utilizzato per ottenere questo valore, quindi questi sono sicuramente dei limiti. Un altro limite invece è che gli studi sono stati svolti esclusivamente su un campione di sesso maschile e su non atleti, infatti soltanto in 5 studi avevano un'esperienza di un solo anno, mentre addirittura in 2 studi un'esperienza di soli 6 mesi, quindi possiamo considerare tutte le persone testate come persone inesperte. Un altro limite è che invece che in certi studi gli esercizi sono stati eseguiti con delle modifiche tecniche che potrebbero aver influenzato l'attività elettromografica. Gli esercizi che sono stati analizzati sono il push-up, cioè il piegamento sulle braccia, l'inverted row, che è un esercizio di trazione che può essere chiamato in tanti altri modi, Australian flap, body row, che può essere chiamato inverted push-up. Forse questo è il nome che in realtà richiama meglio il movimento, perché si tratta essenzialmente di un movimento inverso al piegamento sulle braccia. Invece di spingere trazioneremo, ecco perché inverted push-up, cioè sarebbe piegamento sulle braccia inverso. Gli altri 2 esercizi analizzati sono invece il plank, che negli studi viene chiamato prone bridge, quindi ponte in posizione prona, e infine l'hamstring curl, che è un esercizio di flessione del ginocchio che isola particolarmente l'attività muscolare degli ischioplurali. Il piegamento sulle braccia in sospensione rispetto alla versione tradizionale ha mostrato un'attivazione muscolare maggiore, più significativa in certi muscoli. Il gran pettorale, il deltoide, il tricipite brachiale, ma anche il gran dentato, il retto dell'addome e il retto del femore. Una particolarità riguarda il gran dentato. Sembrerebbe che diminuendo la difficoltà dell'esercizio e quindi diminuendo l'inclinazione del corpo, il gran dentato si attivi di più mentre gli altri muscoli riducano la loro attivazione. Mentre aumentando la difficoltà dell'esercizio, quindi aumentando l'inclinazione del corpo, il gran dentato riduca la sua attivazione mentre tutti gli altri muscoli l'aumentino. Un'altra particolarità riguarda invece il retro dell'addome. Infatti in uno studio è stato comparato il piegamento sulle braccia in sospensione con la versione tradizionale e con il crunch, che è un esercizio di vecchia scuola che viene utilizzato specialmente per isolare l'azione del retro dell'addome e ricercarne l'ipertrofia. Si è visto come il piegamento sulle braccia in sospensione permetta di ottenere un'attivazione del retro dell'addome maggiore non soltanto rispetto al piegamento sulle braccia tradizionale, ma maggiore anche rispetto al crunch. Questo secondo me è un dato importante da tenere in considerazione, specialmente ora che i ricercatori e i massimi esperti della meccanica del racchide e delle patologie del racchide ci suggeriscono di non utilizzare il crunch dei nostri programmi, considerandolo un esercizio più dannoso che benefico. Comunque ci consigliano di centellinarlo nei nostri programmi, di riservarlo davvero a pochi e di eseguirlo con delle modifiche
tecniche che permettono di salvaguardare la salute della nostra colonna vertebrale. Un'altra particolarità invece riguarda il gran pettorale. Infatti è stato confrontato in uno studio il piegamento eseguito con il TRX e il piegamento eseguito con un altro sistema in sospensione, cioè il TRX con pulley. Il TRX con pulley possiede una carrucola in cui scorre la cinghia che forma la nostra presa V, e questo determina un movimento rotazionale. Quindi l'esercizio non soltanto è un esercizio di anti-estensione, ma diventa anche un esercizio antirotazionale, in quanto dobbiamo evitare che il nostro corpo esegua dei movimenti rotazionali attorno al proprio asse longitudinale. E sembrerebbe che in realtà, aumentando ulteriormente l'instabilità utilizzando il TRX con pulley, il gran pettorale e il deltoide riducano la loro attivazione, e il tricipite invece risulterebbe il muscolo maggiormente coinvolto in un piegamento sulle braccia con TRX provvisto di pulley. L'inverted row invece non ha mostrato differenze significative tra la versione in sospensione e la versione tradizionale. Inoltre negli studi sono state utilizzate delle prese differenti, per cui questo rende anche più complicato comparare i dati elettromiografici. Sembrerebbe che il gran dorsale si attivi maggiormente nella versione tradizionale con la sbarra e che il bicipite brachiale invece si attivi maggiormente nella versione in sospensione, specialmente se utilizziamo una presa supina, quindi con i palmi rivolti verso l'alto. La mia esperienza con questi esercizi comunque mi dice che tra tutti quelli analizzati l'inverted row è sicuramente quello che meno mi offre sensazioni differenti in termini di attivazione muscolare. Personalmente comunque a me piace molto eseguire l'esercizio con il TRX rispetto alla sbarra. Mi piace anche utilizzarla con i miei clienti e con i miei atleti. Questo perché vedo spesso eseguire l'esercizio alla sbarra in maniera scorretta. Vedo spesso eseguire l'esercizio trazionando e mantenendo un'elevazione eccessiva delle spalle. Questo determina anche un eccesso di attivazione della porzione superiore del trapezio, che ha sicuramente delle conseguenze negative sulla salute delle nostre spalle. Eseguiamo questo movimento con le spalle elevate sia perché c'è un problema di controllo motorio scapolare, ma perché ci può essere anche un deficit di forza su tutti i muscoli che adducono la scapola e anche la porzione inferiore e media del trapezio. E ripetendo il gesto in maniera scorretta non faremo altro che aumentare questo rapporto negativo di forza che c'è tra la porzione superiore del trapezio e la porzione inferiore e media, e si è visto dagli studi come questo rapporto negativo di forza sia una delle cause principali dei problemi alla spalla, i classici fastidi da sindrome da conflitto della spalla. La versione in sospensione invece ci permette di avere una presa più libera, ci permette di modificarla con più semplicità, possiamo utilizzare una presa neutra, una presa prona, una presa supina, e possiamo addirittura mixarla durante un set. Inoltre, avendo una presa più libera, questo ci permetterà di gestire con più facilità anche la posizione dei gomiti e la posizione delle spalle, che dovrebbe essere sempre mantenuta bassa e lontana dalle orecchie. Il plank ha mostrato invece un'attivazione muscolare maggiore del retto dell'addome e degli obliqui, con delle differenze che riguardano la versione con i piedi in sospensione e la versione con le braccia in sospensione. Sembrerebbe che la versione con i piedi in sospensione in realtà non ci offra grandi differenze rispetto alla versione tradizionale, mentre la miglior scelta sarebbe la versione con le braccia in sospensione, sia la versione con i gomiti appoggiati sul TRX, sia la versione con le braccia estese. Il mio suggerimento, se vogliamo utilizzare la versione con i piedi appoggiati sul TRX, è quella di applicare il principio del pendolo, quindi spostare i piedi e il corpo rispetto alla verticale, l'asse verticale del fulcro del TRX, aumentando così la difficoltà, e magari utilizzare più degli esercizi dinamici come il TRX Mountain Climbers, il TRX Double Leg Knee Tuck, il TRX Pike o il TRX Body Saw. Si è visto inoltre che aumentando ulteriormente l'instabilità di tipo laterale durante un plank andremo ad attivare ancora in maniera più importante il retto dell'addome, specialmente i muscoli obliqui. Come possiamo aumentare l'instabilità di tipo laterale? Beh, utilizzando il TRX con il pulley, oppure utilizzando una Swiss ball, quindi eseguendo il plank
per esempio con i piedi appoggiati sulla Swiss. Questo determinerebbe un'instabilità di tipo laterale e quindi aumenterebbe l'attivazione dei muscoli addominali obliqui che dovranno essere impegnati maggiormente per mantenere la posizione centrale. L'ultimo esercizio è l'hamstring curl e anche questo ha mostrato un'attivazione muscolare maggiore del muscolo bicipite femorale e del muscolo semitendinoso, se però comparato ad esercizi tradizionali come il bridge a terra, quindi il ponte a terra, oppure il bridge eseguito con i piedi su un plinto, mentre ha mostrato un'attivazione muscolare minore rispetto ad altri esercizi, per esempio rispetto alla versione dell'hamstring curl eseguita con i dischi scivolosi, con le sliders. Il fatto che le persone testate fossero persone inesperte è sicuramente un dato che dobbiamo tenere in considerazione in fase di interpretazione dei dati. L'esperienza e anche il livello di allenamento della persona può sicuramente influenzare il dato elettromografico. Una persona esperta è una persona che sicuramente è in grado di attivare maggiormente la muscolatura che dovrebbe essere coinvolta, sia in termini di magnitudine sia anche in termini di timing, cioè una persona esperta è in grado di attivare un muscolo in punti critici del gesto e che invece una persona inesperta non è in grado di fare. Qual è la conclusione di questa review? La conclusione è che tutti gli esercizi, eccetto l'inverted row, hanno mostrato un livello di attivazione muscolare maggiore rispetto alla versione tradizionale. Questo però non significa che ora dobbiamo abbandonare gli esercizi tradizionali e utilizzare soltanto gli esercizi in sospensione. Gli esercizi tradizionali rappresentano comunque un prerequisito per poi eseguire l'esercizio in sospensione. Non consiglio a nessuno di eseguire per esempio un piegamento sulle braccia in sospensione se prima non ha imparato il gesto, non ha imparato a controllare il corpo in un piegamento sulle braccia su un piano stabile. La conclusione vera di questa review è che il TRX rappresenta sicuramente un valido strumento che possiamo utilizzare nei nostri programmi di allenamento, uno strumento che ci permette di creare delle progressioni di difficoltà, è uno strumento che ci permette anche di creare variabilità nel nostro programma e ci permette di rendere le nostre sessioni più divertenti e più appetibili per i nostri clienti e per i nostri atleti. Bene, per oggi è tutto e con oggi concludiamo anche la parte teorica dedicata all'allenamento in sospensione. Nel prossimo video invece cominceremo ad entrare nei dettagli tecnici e in pratica vi spiegherò come utilizzare in maniera efficace il TRX e come evitare gli errori più comuni. Se ti è piaciuto questo video lascia un like, se vuoi condividi sui tuoi social se pensi possa essere utile a qualcuno. Ci vediamo nel prossimo video.